me è semplicissimo parlare di Mektoub My Love Canto 2, che ha 2 nel titolo, ma è la terza parte della trilogia che potrebbe diventare qualcosa di più, ma non è detto, del regista Abdelatif Kechiche, perché dipende un po' a che punto siete voi del conoscere tutta la storia di questo film, che ahimè temo sia necessaria per parlare di questo terzo capitolo. Facciamo così, vi lascio nella descrizione appena disponibile il link di un articolo tutto dedicato a, diciamo, la storia precedente dei precedenti capitoli che hanno reso questa trilogia forse l'ultima trilogia maledetta del cinema, famigerata in un momento in cui il cinema è molto sterilizzato dalle cose più estreme in positivo e in negativo. Magari io faccio qualche accenno dopo, ma comincio subito a parlarvi di Mektoub My Love Canto 2, perché quanti sono qui e sanno che probabilmente è il film di gran lunga più atteso, non solo di queste Locarno, ma di tutte le ultime Locarno, non voglio dire da quando sono qua, ma forse ci siamo. Voglio dirvi se è buono oppure no e se è all'altezza dell'hype generato. Per dirvi, la stampa vede i film al Teatro Cursal, che è una saletta piccolina, avrà 200 posti a sedere, non è mai piena. Oggi non dico che eravamo al tutto esaurito, ma quasi, per dirvi la spasmodica attesa. Consideriamo che questo film arriva nella cornice del Festival di Locarno, che non è certo, o almeno da quando lo frequento io, non è né Cannes né Venezia a livello di qualità, né la Berlino degli anni migliori. Cosa intendo dire? Che una pellicola buona a Locarno magari non si farebbe neanche notare, si viaggia proprio sul livello quantitativo diverso. Questo lo dico perché lo stacco rispetto a quanto visto finora e quanto si vede in generale a Locarno è proprio evidente. Cioè, nel bene o nel male, sembra un po', la canzone di Madame sarà un po' la nostra guida in questa recensione. Kechiche è un autore, è uno che fa cinema molto personale ed è uno che quando azzecca la scena proprio fa partire in salita la qualità del film, la capacità di emozionare, di dirti qualcosa. In particolare in questo lungometraggio c'è una scena, secondo me, veramente forte, intensa, molto bella. Io l'ho percepita molto autobiografica, in cui una persona, un'attrice americana, dice al protagonista Amin, che conosciamo dai primi 2 episodi, anche se poi in realtà il film si segue con facilità anche avendo visto solo il primo, e lo dico perché il secondo, per dei motivi che poi vi spiegherò, l'hanno visto in pochissimi. Questa attrice dice ad Amin: non so se tu vai bene per fare il regista, perché e dice cosa serve e cosa non serve per fare regista e come ti rende essere regista e cosa c'è diverso tra scrivere un film e essere regista. E si sente subito che è una scena molto sentita e c'è proprio quel cambio di atmosfera, è sceso un silenzio ancora più pesante in sala quando è partita questa scena. E questa capacità di Kechiche di fare grandi momenti di cinema è inalterata. Per la cronaca lei dice che scrivere un film significa stare da soli e si può sempre rimanere molto fedeli alla propria idea e ai propri ideali, perché lei dice ad Amin che lui è molto innocente, ha tanti ideali ed è un grande sognatore. E invece il regista non ti permette di fare questa cosa. Per essere regista devi un po' provarci con tutte le ragazze, lei dice proprio così, e Amin questa cosa l'ha fatta. E essere anche e rispondere a tante persone e dare risposte e prendere decisioni che spesso ti portano da un'altra parte rispetto alla tua idea. E contate che il contesto di questa scena è quella di Amin che forse si sta avvicinando a produrre una sua sceneggiatura anche in un contesto grandioso, molto più grande rispetto a quello che si aspetta, sceneggiatura che viene descritta come un film puramente europeo, e si intende in questo senso puramente europeo nel senso di autoriale, ma che si vuole trasformare in un film di Hollywood. Contate che lui l'ha intitolata una cosa tipo gli elementi essenziali dell'essere, una roba filosofica, e gli dicono no, intitoliamolo Robot Girl. Questo è Mektoub My Love e questo momento di profonda riflessione di Kechiche, una scena che salta all'occhio perché ahimè, almeno io e anche voi se state guardando questo video e andate avanti, non vediamo con occhi vergini in questo film, sappiamo più o meno cosa c'è dietro, quantomeno sappiamo che è stato difficilissimo portarlo a casa e portarlo da qualche parte, per esempio qui a Locarno non è assolutamente detto che venga distribuito,
E quindi cosa significa questo? Che è difficile dire, anzi è impossibile dire se l'avremmo, perché anche altri colleghi all'uscita dicevano questa cosa, trovato così rimanipolato, rimaneggiato, però l'impressione secondo me c'è. Tra l'altro col collega con cui l'ho visto commentavamo che allora, si faceva dell'ironia sul fatto che Keshish è un grande amante del lato B, è un po' un culo maniaco, un po' tanto, ha il grande feticismo del DTR, non so più come dirvelo. E la primi 40 minuti del film, proprio sono stata lì a guardare il minutaggio all'arrivo del primo culo un po' gratuito perché a lui piace, sono piene di immagini che sembrano quasi ritagliate in modo da lasciare la parte alta del fondo schiena delle protagoniste riprese da dietro, in modo da sterilizzare un po' le immagini. Poi magari sto dando un'impressione nostra perché ci aspettiamo, però l'impressione è quella. Per esempio durante tutto il film si parla di dover andare in discoteca che è un luogo essenziale dei primi 2 capitoli, il secondo è tutto ambientato lì, però alla fine questa scena non arriva mai. L'impressione è che ci sia un forte rimaneggiamento di fondo. Quindi cosa rimane? E contate che io non ho visto il secondo film. Rimane un film che funziona a tratti, che è episodico, perché è un slice of life puro. Noi seguiamo questo, il motore di tutta la trilogia è il fatto che Amin ha un fratello che si chiama Tony, che è un cazzone micidiale, perdonate il francesismo, e combina talmente tante scemenze, tra cui scopare tutte le tipe del film, più o meno, soprattutto quelle che si vorrebbe fare Amin, che porta a tutta una serie di conseguenze a cascata. In questo terzo film seguiamo alcune delle conseguenze. Per esempio, la donna al centro di questo film, concupita da Amin, da Tony, da quello che dovrebbe diventare suo marito, che è un militare che è sempre via, sempre all'estero, e soprattutto da Abdelatif Kechiche, cioè Ophelia, non so come si pronuncia il cognome, scritto Biau, proprio viene inquadrata nello stesso modo in cui Adele Exarchopoulos era inquadrata in La Vida del, cioè desiderata dalla cinepresa e da chi c'è dietro e la muove. Questa donna è incinta perché Tony non ha preso le precauzioni necessarie, ma a questo punto della storia noi sappiamo, un po' perché ci viene detto dal film, un po' perché l'abbiamo visto nel primo capitolo, che c'è questo triangolo amoroso angosciantissimo di lei che si deve sposare questo militare. Tra l'altro lei trattata quasi come un muro da soma, cioè il padre non lo vediamo mai fare niente, lei è sempre lì e non è mai con le mani in mano, lavora sempre, lavora tantissimo in questa fattoria, ogni tanto va in giro con gli amici, ma veramente lei è totalmente quella che lavora in casa, tantissimo in più rispetto alla sua famiglia, e si trova in questa situazione di essere incinta e di non volere il figlio, forse di volerlo, intuisce Amin, ma di non poterlo tenere. Perché? Perché è innamorata di Tony, forse, e vorrebbe che lui si prendesse la responsabilità, ma come avete capito dalla mia breve descrizione del personaggio questo è assolutamente impossibile. E quindi ritroviamo i tira e molla del primo film, però adesso sono tutti un po' cresciuti, sono tutti un po' più grandi e alcuni hanno già affrontato le conseguenze delle loro azioni. Per esempio il protagonista che studiava medicina, ha lasciato medicina, adesso sta seriamente tentando di diventare regista, fotografo, sceneggiatore. E il film trova una chiusura con una parte finale che è una chiusura che però lascia spazio aperto per futuri capitoli, perché a quanto pare che Kechiche vorrebbe farli. Il punto è che questo film è montato con un girato, che vedendo la faccia che hanno adesso gli attori, perché sono passati 10 anni, è evidente che è stato girato allora tutto insieme, e quindi la domanda che ci si pone è se lui abbia abbastanza girato per tirare fuori tanto capitolo. Rimanendo a questo, già si nota la difficoltà di far quadrare tutto, soprattutto la parte finale. Sentivo alcuni colleghi che dicevano che trovano che ci sia un cambio tonale molto repentino nell'ultima mezz'ora, in cui succedono delle cose non tanto da Abdelatif Kechiche, che secondo alcuni, i super fan di Abdelatif in particolare, sminuiscono il film. Invece io devo dire che non c'è un qualcosa che appare che non è mai apparso nel film prima di Abdelatif Kechiche, e c'è un personaggio molto diverso, quello dell'attrice di cui vi ho parlato, che secondo me è il personaggio più bello di questo film, perché è una donna che rientra appieno nel pantheon femminile di Kechiche, quindi una donna molto proattiva. In questa trilogia di Kechiche gli uomini sono sempre in qualche modo inermi, inaffidabili,
quando bisogna fare qualcosa e prendere delle decisioni è sempre Ophelia o sono sempre le altre ragazze a farlo. E il protagonista in particolare è affetto da una sorta di voyeurismo, sta un po' lì a guardare, spia, vorrebbe ma non fa, ed è parte del problema tanto quanto Tony. E questi due personaggi sono palesemente un po' le anime del regista, no? E invece ci sono queste donne angelicate, in teoria, che però sono molto più proattive rispetto ai personaggi maschili in generale. E qui si inserisce il personaggio di Jessica, che a me è piaciuto molto, che ha un lungo arco narrativo in questo film, che comincia come l'attrice stronza che arriva nel locale che i protagonisti hanno nella cittadina di Sète, non so come si pronunci, sapete io il francese, un grande amore non corrisposto, dove c'è il locale di couscous in cui lavorano tanti dei giovani protagonisti e la mamma di Amin, che se non ricordo male è interpretata dalla mamma di Keshish, se non ricordo male, è passato talmente tanto tempo. Lei arriva e nonostante il locale sia chiuso, praticamente fa tornare tutti che erano già a ballare così per farle da mangiare insieme al suo marito. E lei è proprio una personalità abrasiva che si impone, mangia in maniera, chiaramente di cibo, che Shisha ha fatto un film che si intitola Couscous, il cibo è una componente assolutamente erotica e sensuale, primordiale del cinema di Keshish, e qui ritorna, e lei mangia in maniera senza neanche masticare, proprio in maniera volgare, tu dici ma questa in teoria è una star e mangia così, e poi pian piano il suo personaggio viene evoluto e in effetti spinge Keshish in territori in cui forse non l'abbiamo visto, e lei è una grande gamma, l'attrice è ottima perché riesce a essere vulnerabile, riesce a essere stronza, riesce a essere maliziosa, riesce a dare quell'area di superstar, però un po' depressa, molto bella. Il dubbio di alcuni è che questa parte dovesse svolgersi in modo diverso e ha tanto spazio in più perché permette al regista di non, forse di tagliare altre parti che post Me Too, post quello che gli è successo, è stato accusato di molestie eccetera eccetera, hanno portato Keshish a dover fare dei tagli abnormi a detta di lui stesso per riuscire a fare in modo di finire il film. Poi gli mancavano i soldi per finire il montaggio, una storia incredibile. Cosa rimane di questo film? Rimane il fatto che è un film figlio di un progetto, diciamo, cinematografico in cui si è girato tutto insieme, in cui l'attrice protagonista e musa del regista, Ophelia, ha accusato il regista di averla costretta a bere, lei e il protagonista, per fare la famosa scena della fellazio nel secondo capitolo, e poi nonostante lei gli abbia detto la faccio questa scena come vuoi tu, però io la voglio vedere al montaggio prima che vada a Cannes, non gli è stata mostrata e lei a Cannes si è ritrovata la scena di 13 minuti senza tagli. Si dice, però di questo non c'è certezza, che sia scappata dalla sala, dalla prima, sicuramente non ha fatto l'attività stampa. Questo, in pieno Me Too, ha bloccato del tutto il film e Abdelatif Kechiche, che già si era dovuto prendere la palma per portare avanti il progetto Maktub, si è trovato in difficoltà. Poi c'è una quantità di contraddizioni abnormi. Contate che questo film finisce con il sentito ringraziamento a Jérôme Seydoux, Mida del cinema francese, nonno di Léa Seydoux, che aveva scazzato con Kechiche dicendogli che lui aveva fatto le peggio cose sul set dopo la vita d'elle. Eppure nonno Seydoux è di fatto quello che ha permesso a Kechiche di finire il montaggio di questo film. È perché è passato tempo, è perché aveva detto ma sì, Léa, questo qua è scappato di casa, non tornerà mai più, tu invece ormai stai in altri lidi, in altre cose. Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che si vede che Maktub My Love Canto 2 è un film di compromesso e si vede tantissimo l'impatto di tutto quello che è successo, del cambiamento di mentalità che io vi dico già, voglio mettere le mani avanti e dire è assolutamente reversibile, anzi stiamo già tornando indietro. Anzi, forse se Kechiche avesse avuto pazienza nel giro di 5 anni, non dico che avrebbe potuto proporlo come se l'era immaginato, ma quasi. Fatto sta che è un film travagliatissimo, uscito tra mille difficoltà, un parto podalico sicuramente, ma in cui qua e là si vedono gli sprazzi del perché Kechiche ha entusiasmato
tanti cinefili, pur essendo famoso ma nel senso di famigerato, è innegabile e indubbio il suo talento. E qui secondo me ci sono anche tanti dei suoi rimpianti, anche tante missioni non facili, cioè perché di fatto il film ci dice, in quella scena che vi raccontavo prima, che in genere i registi non sono belle persone, o comunque fare il regista ti impone delle scelte che ti fanno perdere i tuoi ideali, che detto di un film in cui abbiamo sospetto che sia stato censurato tanto, no? È molto amara come cosa. Certo, però uno anche dice, beh, che esce questa situazione, ci sei messo anche tu. Però non suona tanto come un pianisteo, devo dire. E quindi è qualcosa di affascinante. Certo, non è sicuramente il film da cui cominciare per conoscere Abdelatif Kechiche, né è un film riuscito in toto. Però comunque rispetto agli altri 2 o 3 film visti qui, tutto su un alto livello. Io personalmente preferisco 1000 volte vedere un autore che sbaglia con un film di compromesso ma che ha quelle 4-5 fiammate, che 50 film carini ma di cui ti ricordi poco o niente. Rimane il fatto che Abdelatif Kechiche è, ben prima della trilogia di Mektoub, una personalità molto difficile, molto complessa, e bisogna comunque soppesare il fatto che indubbiamente vedendo questo film viene voglia di avere altro cinema di Kechiche, e Kechiche per esprimersi al meglio ha bisogno di uno spazio di libertà che forse ancora stona con i limiti che come società ci aspettiamo dal cinema. Purtroppo lo dico, purtroppo, perché nelle giuste condizioni, con degli attori che non vengono costretti a fare niente ma che vogliono lavorare in questo modo con il regista, perché no? Tra l'altro secondo me questi spazi presto, ribadisco, si apriranno di nuovo, però rimane il fatto che anche solo a livello di dichiarazioni ufficiali, senza andare a investigare cosa sia successo veramente, Kechiche è una figura molto controversa. Il pensiero di altri capitoli o di altri progetti riesce difficile. Sarà curioso, però questo non è ancora successo perché io vi sto registrando l'8 agosto, nel giorno in cui scadrà un po' l'embargo, capire cosa diranno gli attori domani in conferenza stampa, perché sono passati 5, 6, 10 anni in base all'attore, in base alla dichiarazione, e comunque pare che la protagonista ci sarà. Kechiche non c'è, ma la protagonista sì. E quindi ovviamente ci si aspetta quello che dirà lei rispetto a questo, e a intermezzo, che ad oggi rimane il secondo film. Adesso vi spiego questa cosa, che probabilmente già saprete, che è stato presentato a Cannes. Il primo fu presentato a Venezia, il secondo fu presentato a Cannes. Ophélia, l'attrice protagonista, lasciò, si dice, la prima mondiale quando vide la scena incriminata che non gli era stata mostrata, devastata, sconvolta da quello che aveva visto, scena che comunque non piacque, perché adesso molti incolpano la protagonista, ma rileggete le recensioni. Lei, io ricordo commenti cioè veramente pesanti. Io la scena non l'ho vista, ma cioè, tanti dissero che andava molto oltre, anche voci non esattamente conservatrici sul tema, ecco. E alcuni dicono addirittura che la scena era noiosa, da quanto lunga era, da quanto insistente e quasi da autopsia era questa Fellazio. Comunque, il grande interrogativo, e quindi si generò questo scandalo, si bloccò tutto, anche perché infuriavo, poco mancava la tempesta del Me Too, quindi si bloccò tutta la produzione, il montaggio del terzo film e la distribuzione del secondo, che Kechiche rimase senza soldi, e quel film mi pare ci siano poi state 2 proiezioni in Francia speciali, ma dopo anni, e quindi chi ha visto le 2 proiezioni della stampa e del pubblico a Cannes ad oggi, a parte copie che girano tra gli addetti ai lavori così, sono gli unici ad aver visto il film. Io non l'ho mai visto, ma tantissimi colleghi non l'hanno mai visto, e se questo film poi non troverà distribuzione qui dopo Locarno, e non verrà, anche perché il film non è disponibile su piattaforma, non è disponibile a noleggio, non è disponibile in home video, è uno dei rarissimi casi di film condannato a damnatio
cinematografica degli ultimi 10-20 anni, cioè alla fine anche i film più controversi, aspettando qualche anno, li trovi comunque distribuiti solo in un video, alla fine saltano fuori. Intermezzo no, Intermezzo è proprio il film perduto ed è una storia affascinante, certo è una storia che ha provocato sofferenza a tanti, alla protagonista in primis, ma anche allo stesso Keshish. È difficile stabilire dove stia la verità. È bello poter dire oggi di aver visto il terzo capitolo, che è di tanto di compromesso, in attesa di capire cosa diranno gli attori. Qui si auspica che siano quantomeno d'accordo e vedremo come andrà a finire. Comunque io vi ho detto com'è, secondo me, Mektub My Love Canto 2, nella speranza che prima o poi possiate vederlo anche voi, o quantomeno per ho cercato di togliervi la curiosità senza spoilerarvi troppo del film in sé per sé. Questo era quanto avevo da dirvi su Mektub My Love Canto 2, l'ho già detto, e quindi vi lascio e vi auguro buona visione qui da Locarno.